Il 18 aprile dell'anno 1955 fu un giorno come pochi altri nella storia della scienza e del pensiero umano. Il mondo si fermò per qualche istante quando la notizia si diffuse. Albert Einstein, l'uomo che aveva cambiato per sempre il nostro modo di comprendere l'universo, era morto. Non fu una morte spettacolare né drammatica. Il grande scienziato si spense serenamente nella tranquillità dell'ospedale di Princeton, nel New Jersey. Aveva 76 anni. Eppure, dietro la calma della sua dipartita, si celava una storia che sarebbe emersa solo anni dopo. Una storia fatta di misteri, sotterfugi e una decisione che avrebbe cambiato per sempre la storia della scienza. Einstein era noto per la sua immensa genialità, ma anche per il suo carattere riservato. Nonostante fosse una delle figure più famose al mondo, conduceva una vita relativamente tranquilla, lontano dai riflettori. Lontano dai fasti e dagli onori, Einstein cercava pace e riflessione. Ma proprio come aveva rivoluzionato la fisica con la sua teoria della relatività, la sua morte avrebbe aperto un capitolo controverso, che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Prima di morire, Einstein aveva espresso chiaramente i suoi desideri riguardo alla sua sepoltura. Voleva che il suo corpo fosse cremato e che le ceneri venissero disperse in segreto. Il suo desiderio principale era di non essere oggetto di venerazione. Non voleva monumenti eretti in suo nome, né che il suo corpo diventasse una sorta di reliquia. La sua visione era chiara. La sua eredità doveva essere il suo lavoro, le sue coperte e non il suo corpo. Ma il destino aveva in serbo ben altro per lui. Quando Einstein morì, il suo corpo venne trasportato all'ospedale di Princeton, dove sarebbe stata eseguita un'autopsia. Qui entrò in scena un personaggio che avrebbe cambiato il corso della storia. Thomas Stoltz Harvey, il patologo incaricato di eseguire l'esame post-mortem. Harvey era uno scienziato ambizioso, con una grande curiosità. Quando si trovò di fronte al corpo di Albert Einstein, sapeva di avere un'opportunità unica, un'opportunità che nessun altro avrebbe avuto. Senza chiedere il permesso della famiglia, senza informare nessuno, Harvey prese una decisione incredibilmente controversa: rimuovere il cervello di Einstein. In quel momento iniziava un'avventura scientifica ed etica che avrebbe lasciato una macchia indelebile sulla sua carriera e sull'intero mondo accademico. Harvey rimosse il cervello e lo conservò con cura, separandolo dal corpo di Einstein. Un gesto che sarebbe stato impensabile per molti, ma che lui giustificava con la scusa della scienza. La sua motivazione? Studiare il cervello di un genio così straordinario poteva, secondo lui, fornire risposte alle domande più profonde sull'intelligenza umana. Cosa rendeva Einstein così speciale? Cosa c'era nella sua mente che gli aveva permesso di vedere l'universo in modi che nessun altro aveva mai concepito? Ma quello che Harvey non capiva, o forse non voleva capire, era che con quel gesto stava infrangendo la volontà di Einstein e della sua famiglia. Il cervello di Einstein era stato rubato ed era solo l'inizio di un lungo cammino di segreti e occultamenti. Mentre il mondo piangeva la perdita del grande genio, mentre giornali e riviste pubblicavano articoli e speciali commemorativi, nessuno sapeva che il cuore della mente di Einstein, il suo cervello, non era più dove sarebbe dovuto essere. Nessuno, tranne Harvey. E mentre il corpo di Einstein veniva cremato e le sue ceneri disperse in un luogo segreto, il suo cervello veniva conservato in contenitori sotto formaldeide, nascosto da occhi indiscreti. Cosa avrebbe fatto Harvey con quel cervello? Quali erano le sue vere intenzioni? E soprattutto, come sarebbe riuscito a mantenere il segreto senza che nessuno scoprisse il furto? Questo fu solo il primo passo in un mistero che avrebbe sollevato domande etiche e scientifiche ancora irrisolte. Perché in fondo, il cervello di Einstein non era solo un organo, ma un simbolo, una chiave verso ciò che tutti desideravano scoprire, il segreto della genialità. Ma quel segreto per anni sarebbe rimasto sepolto, o meglio, nascosto, nelle mani di un solo uomo. Mentre il mondo celebrava la vita e l'eredità intellettuale di Albert Einstein, c'era una storia molto diversa che si stava dipanando lontano dalla vista pubblica. La rimozione del cervello di Einstein durante l'autopsia eseguita subito dopo la sua morte era stata eseguita senza autorizzazione da parte del patologo responsabile. Il nome di questo medico era Thomas Stoltz Harvey e la sua decisione avrebbe dato vita a un mistero destinato a rimanere sepolto per decenni. Con il cervello in suo possesso, Harvey si trovava di fronte a una situazione delicata. Cosa avrebbe dovuto fare?
Aveva preso una decisione carica di implicazioni scientifiche ed etiche, ma ora si trovava da solo con una delle menti più celebri della storia, letteralmente nelle sue mani. Senza consultare la famiglia di Einstein né i suoi colleghi, Harvey agì in segreto, convinto che studiare il cervello del grande scienziato potesse rivelare qualcosa di straordinario. Ma Harvey non si limitò a conservare il cervello intero. Prese una decisione ancora più controversa. Lo divise in numerosi campioni. Ogni sezione venne conservata con cura, etichettata e catalogata per una futura analisi. Questo processo di sezionamento portò alla creazione di centinaia di campioni, ognuno dei quali veniva mantenuto in contenitori appositamente preparati. L'idea che Harvey potesse trovare nel cervello di Einstein una risposta scientifica ai misteri della genialità era, a suo avviso, sufficiente a giustificare le sue azioni. Tuttavia, c'era una verità più complessa dietro questa decisione. Harvey non era un esperto di neurologia o del funzionamento dettagliato del cervello umano. La sua era una formazione principalmente patologica e mentre si dedicava con determinazione allo studio di questi campioni, non era tecnicamente qualificato per trarre le conclusioni che sperava. Nel corso del tempo, Harvey cominciò a condividere alcuni campioni con altri ricercatori e scienziati in diverse parti del mondo, nel tentativo di ottenere delle analisi specializzate. Tuttavia, i risultati non furono rivoluzionari come ci si sarebbe aspettato. Nonostante le aspettative, il cervello di Einstein, per quanto straordinario dal punto di vista intellettuale, non rivelava nulla di particolarmente eccezionale sul piano biologico. Anche la carriera di Harvey iniziò a risentire delle sue azioni. Presto perse il suo lavoro presso l'istituto in cui lavorava e molti lo associarono direttamente alla controversa autopsia di Einstein. Alcuni sostenevano che fosse stato licenziato a causa di quella decisione, mentre altri credevano che le sue ossessioni riguardo allo studio del cervello di Einstein lo avessero distratto dal suo vero lavoro. Qualunque fosse la verità, la sua carriera medica non si riprese mai del tutto. Per molti anni, il cervello di Einstein rimase con Harvey, nascosto dal mondo, suddiviso in campioni. Nonostante la sua determinazione, nessuna grande scoperta emerse dalle analisi. Harvey viveva ormai isolato, senza il supporto della comunità scientifica, e il segreto di ciò che aveva fatto restava celato. Il mondo non sapeva che il cervello del più grande scienziato del Novecento non era stato restituito al corpo, come avrebbe dovuto. Invece rimaneva disperso in campioni, lontano dall'occhio pubblico. Questo silenzio durò per oltre 40 anni. Solo alla fine del secolo la verità iniziò a emergere, rivelando la complessa rete di decisioni che avevano portato al prelievo del cervello di Einstein. Eppure, il segreto più grande restava ancora nascosto. Cosa stava cercando Harvey? Qual era la sua vera motivazione? E soprattutto, era riuscito a trovare ciò che sperava. Con il passare degli anni, quello che era iniziato come un atto clandestino diventò una vera e propria ossessione per Thomas Stoltz Harvey. Il cervello di Albert Einstein, il cui peso scientifico sembrava enorme, divenne il centro della sua vita e l'enigma che credeva di poter risolvere attraverso quell'organo rimase la sua più grande speranza di lasciare un segno nella storia della scienza. Per Harvey, questo non era solo un pezzo di tessuto biologico. Questo era il cervello di uno degli uomini più geniali che il mondo avesse mai conosciuto. Un uomo che aveva riscritto le leggi della fisica e cambiato la nostra concezione dello spazio e del tempo. E Harvey si convinse che lì, tra le pieghe e le sinapsi di quel cervello, ci dovesse essere una spiegazione tangibile per la straordinaria mente di Einstein. Ma c'era un problema. Harvey, come abbiamo detto, non era uno specialista nel campo della neurologia o dello studio approfondito del cervello umano. E così, mentre il cervello di Einstein rimaneva diviso in numerose sezioni e conservato in contenitori appositi, Harvey faticava a trovare risposte concrete. Questo non lo fermò. Decise di inviare alcuni campioni del cervello a scienziati in tutto il mondo, sperando che le loro competenze potessero portare a qualche scoperta significativa. Harvey spedì i campioni a ricercatori di varie università, incluso uno studio che coinvolgeva il neuroscienziato Marian Diamond, un noto esperto del cervello. Diamond condusse uno studio approfondito su alcuni campioni
e, nel corso degli anni, i suoi risultati portarono alla pubblicazione di un articolo che sosteneva che il cervello di Einstein aveva un numero insolitamente elevato di cellule gliali, le cellule di supporto dei neuroni. Questo sembrava suggerire che il cervello di Einstein fosse effettivamente diverso e ciò generò un grande interesse. Tuttavia, molti scienziati rimasero scettici. Le differenze potevano essere attribuite a una serie di fattori non necessariamente legati alla genialità, e alcuni criticarono la piccola dimensione del campione utilizzato nello studio. Harvey, tuttavia, si aggrappò a questo studio come a una prova tangibile che il suo atto aveva avuto un senso. Ma la comunità scientifica rimase divisa. Poteva davvero esserci una spiegazione biologica dietro la genialità di Einstein? Oppure la mente umana era troppo complessa per essere decifrata attraverso l'analisi fisica del cervello? Queste domande continuarono a perseguitare Harvey. La sua carriera non si riprese mai del tutto. Con il cervello di Einstein in suo possesso, aveva sperato di svelare un segreto che avrebbe potuto cambiare per sempre la scienza. Eppure, le risposte che cercava sembravano sfuggirgli costantemente. Harvey iniziò a vivere una vita sempre più isolata. Trasferì il cervello di Einstein in vari luoghi, portandolo con sé persino quando si spostava da uno stato all'altro degli Stati Uniti. Si racconta che in alcune occasioni tenesse con sé i campioni in contenitori nella sua abitazione o persino nel bagagliaio della sua auto. Il cervello, ormai spezzettato e conservato, era diventato un fardello personale, quasi una maledizione. Negli anni successivi, Harvey mantenne un basso profilo. La sua ossessione continuava a divorarlo internamente, ma nessuno nel grande pubblico sapeva davvero cosa stesse accadendo. Harvey non aveva intenzione di cedere il cervello né di svelare appieno le sue ricerche, temendo forse la reazione dell'opinione pubblica o il giudizio della comunità scientifica. Eppure, nonostante tutti i suoi sforzi, non emersero mai delle risposte definitive. Non ci furono scoperte rivoluzionarie. Il cervello di Einstein non rivelava il segreto della sua genialità, nonostante gli studi condotti. Era come se il mistero della mente di Einstein fosse destinato a rimanere tale, nascosto da una cortina impenetrabile. Nel frattempo, la famiglia di Einstein era all'oscuro di gran parte di ciò che stava accadendo. Non avevano idea di dove si trovasse il cervello del loro caro, né di come fosse stato trattato. Il desiderio di Einstein di essere cremato e disperso in segreto non era stato pienamente rispettato, e questa verità avrebbe perseguitato Harvey per tutta la vita. Alla fine, Harvey era diventato una figura quasi dimenticata. Un uomo che, in un momento di decisione impulsiva, aveva preso una strada che lo avrebbe condotto all'isolamento e al fallimento. Il cervello di Einstein, che avrebbe dovuto rivelare i segreti dell'universo, era ora una reliquia nascosta, un enigma irrisolto nelle mani di un uomo che forse non aveva mai compreso appieno il peso del suo gesto. Ma la storia non sarebbe rimasta nascosta per sempre. Le prime voci cominciarono a circolare e Harvey, ormai anziano e consumato dalla sua ossessione, sarebbe stato costretto a rivelare la verità. La lunga odissea del cervello di Einstein era tutt'altro che conclusa. Passarono decenni. Thomas Stoltz Harvey, l'uomo che aveva osato rubare il cervello di Albert Einstein, visse in un crescente isolamento. La sua carriera ormai distrutta, le sue ambizioni svanite e il segreto che aveva gelosamente custodito cominciava a pesargli come una maledizione. L'uomo che sperava di fare una scoperta rivoluzionaria non aveva ottenuto altro che dubbi e incertezze. Il cervello del genio che aveva voluto svelare rimase per anni un enigma imprigionato in contenitori immersi in sostanze chimiche. Era l'anno 1998 quando Harvey, ormai anziano, capì che il suo segreto non poteva rimanere nascosto per sempre. Dopo più di 40 anni di silenzio, una verità doveva emergere. Una serie di eventi avrebbe portato finalmente alla luce il destino del cervello di Albert Einstein. Tutto cominciò quando Harvey decise di contattare un giornalista scientifico di nome Michael Paterniti. Paterniti, curioso e affascinato dal mistero, intraprese un viaggio con Harvey attraverso gli Stati Uniti, portando con sé il cervello di Einstein in una scatola nel retro della macchina. Era un viaggio surreale. 2 uomini, un anziano patologo e un giovane giornalista, attraversavano il paese con la reliquia più bizzarra e misteriosa della storia della scienza. Durante questo viaggio, Harvey rivelò dettagli che pochi conoscevano.
Il cervello di Einstein era stato diviso in numerosi frammenti, alcuni dei quali erano stati distribuiti tra diversi scienziati, ma la maggior parte era rimasta con Harvey. Conservati in contenitori pieni di sostanze chimiche, questi frammenti avevano attraversato gli Stati Uniti con lui per decenni. La sua decisione di tenere tutto nascosto e di non rivelare la verità alla famiglia di Einstein o alla comunità scientifica era stata motivata dalla paura. Harvey temeva di essere giudicato per le sue azioni, di essere etichettato come un opportunista o peggio, come un ladro di un grande genio. L'ossessione di Harvey lo aveva condotto a un'esistenza solitaria e tormentata. Ma in quel viaggio con Paternity, l'anziano patologo cominciò a rivelare il suo rimorso. Le sue intenzioni iniziali erano state forse nobili, ma col tempo si erano trasformate in un fardello. Il viaggio simbolico attraverso gli Stati Uniti rappresentava per Harvey un tentativo di chiudere un capitolo doloroso della sua vita. La destinazione finale di quel viaggio era un incontro con Evelyn Einstein, la nipote di Albert Einstein. Dopo decenni di segreti, Harvey voleva restituire parte del cervello al legittimo erede della famiglia. Quando i due si incontrarono, la scena fu a dir poco surreale. Harvey, con la scatola contenente i frammenti del cervello, si trovava faccia a faccia con la discendente del genio che aveva in un certo senso tradito. L'incontro non fu quello che ci si sarebbe aspettato. Evelyn Einstein, sebbene sorpresa, non mostrò rabbia o rancore. Al contrario, accettò la scatola con un misto di curiosità e rassegnazione. La famiglia Einstein non aveva mai cercato di dare troppa importanza alla questione del cervello, rispettando il desiderio del loro famoso avo di essere trattato come un uomo comune. Ma ora, con quei frammenti nelle loro mani, era chiaro che la storia non poteva più essere ignorata. Nel frattempo, la comunità scientifica si stava risvegliando. La scoperta che il cervello di Einstein fosse ancora in parte intatto generò una nuova ondata di interesse. Diversi studi vennero condotti nei successivi anni, tra cui uno che suggerì che la parte del cervello legata alle abilità matematiche e spaziali di Einstein fosse particolarmente sviluppata. Altri studi, però, non trovarono nulla di così straordinario da poter giustificare la sua genialità. Ancora una volta, la mente umana sembrava sfuggire a ogni spiegazione facile e definitiva. Alla fine degli anni 90, la vicenda del cervello di Einstein iniziò a diffondersi nel pubblico. Articoli, documentari e studi approfonditi portarono alla luce quello che era accaduto negli anni subito dopo la morte di Einstein. E Thomas Stoltz Harvey divenne una figura di interesse mediatico. Ma per Harvey non c'erano applausi o riconoscimenti. La sua decisione di prelevare il cervello, nata dalla curiosità scientifica, lo aveva portato a vivere un'esistenza piena di tormenti. E ora, alla fine della sua vita, non aveva ottenuto né le risposte che cercava né il rispetto che sperava. Nonostante tutto, il cervello di Einstein continuava a essere oggetto di studio e curiosità. Ma la domanda fondamentale rimaneva: era davvero possibile comprendere il genio di un uomo studiando solo la biologia del suo cervello? O forse, come molti suggeriscono, la grandezza di Einstein derivava da una combinazione di fattori: cultura, educazione, esperienze di vita, che nessun microscopio avrebbe mai potuto rivelare. Il mistero del cervello di Einstein era ancora lontano dall'essere risolto e la sua storia, una storia di ambizione, segreti e ossessioni, continuava a stupire il mondo. Ma una cosa era certa: il cervello di Einstein, pur essendo stato diviso in frammenti, avrebbe sempre rappresentato un simbolo della ricerca eterna dell'uomo per comprendere la propria mente e i propri limiti. La vicenda del cervello di Albert Einstein, che aveva cominciato come una decisione segreta e quasi istintiva di Thomas Stoltz Harvey, si era trasformata in una questione di portata mondiale. Non era più solo una storia di misteri e frammenti nascosti. Era diventata una storia di etica, scienza e il difficile confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato nel nome del progresso. Ma a distanza di decenni, una domanda rimaneva al centro di questo dibattito: fino a che punto la scienza può spingersi nel nome della conoscenza? Dopo che la storia del cervello di Einstein venne alla luce, il mondo scientifico e l'opinione pubblica iniziarono a riflettere seriamente sulle implicazioni di ciò che era accaduto. Il fatto che il cervello di Einstein fosse stato rimosso senza il consenso della famiglia e contro le sue stesse volontà sollevava profondi interrogativi. Qual era il limite etico della scienza?
quando la ricerca e la curiosità scientifica potevano oltrepassare i confini del rispetto per la dignità umana? Una delle prime questioni sollevate riguardava il diritto di una persona sulla propria integrità fisica, anche dopo la morte. Einstein aveva chiaramente espresso il desiderio di essere cremato e di non lasciare tracce tangibili della sua fisicità. Voleva che la sua eredità fosse intellettuale, non biologica. Tuttavia, con la rimozione e la divisione del suo cervello, quel desiderio non era stato rispettato. Questo aprì una discussione globale sul consenso post-mortem e su come i desideri di una persona debbano essere considerati sacri, anche dopo la morte. Nel mondo scientifico, la questione etica si intrecciava con quella pratica. Anche se Harvey aveva agito con la convinzione di poter rivelare qualcosa di straordinario sulla mente di Einstein, c'era la domanda se il suo metodo e le sue azioni fossero giustificabili. La scienza aveva davvero bisogno di sacrificare l'etica per raggiungere scoperte rivoluzionarie? Alcuni sostenevano che la ricerca sul cervello di Einstein potesse essere considerata una violazione dei diritti umani, un atto che si inseriva in una lunga storia di esperimenti scientifici non etici. Altri però erano meno severi e vedevano nell'azione di Harvey una genuina, anche se maldestra, ricerca di conoscenza. Il dibattito si infuocava ulteriormente quando vennero pubblicati i risultati degli studi effettuati sui frammenti del cervello di Einstein. Nonostante l'entusiasmo iniziale per alcune scoperte, come quella di un numero più elevato di cellule gliali rispetto alla media, la comunità scientifica rimase divisa. Alcuni ricercatori sostenevano che il cervello di Einstein avesse caratteristiche biologiche uniche che potevano spiegare, almeno in parte, la sua straordinaria intelligenza. Altri invece ritenevano che tali differenze non fossero sufficienti a spiegare il genio di Einstein e che la sua grandezza derivasse da fattori molto più complessi di una semplice analisi biologica. Un'altra critica importante venne sollevata sulla dimensione ridotta dei campioni utilizzati per gli studi. Con un cervello diviso in centinaia di frammenti, molti dei quali mai studiati a fondo, era difficile trarre conclusioni definitive. In più, alcune porzioni del cervello erano state danneggiate durante il processo di conservazione, limitando ulteriormente la validità delle analisi. Questo sollevò nuove domande sulla scientificità del lavoro di Harvey e sulla correttezza del suo approccio metodologico. C'era poi la questione del significato più profondo di questa vicenda. La scienza aveva forse dimenticato che l'essenza del genio umano non può essere ridotta semplicemente a una questione di biologia? Il cervello di Einstein, per quanto affascinante dal punto di vista scientifico, non poteva rivelare tutti i segreti della sua mente. La genialità di Einstein era il frutto di un intreccio di fattori complessi. L'ambiente in cui era cresciuto, le esperienze della sua vita, la sua educazione, la sua incredibile capacità di immaginazione e intuizione. Tentare di isolare la sua grandezza in un'analisi puramente biologica rischiava di ridurre ciò che significava veramente essere umani. Infine, la vicenda del cervello di Einstein aprì anche una riflessione su come la società e la scienza trattino i grandi del passato. Spesso la figura di Einstein veniva elevata a livelli quasi mitologici, una sorta di venerazione che lui stesso avrebbe disapprovato. La sua vita e il suo lavoro venivano idolatrati e il desiderio di studiare il suo cervello sembrava un tentativo di immortalare il suo genio in un modo quasi feticistico. Ma Einstein, l'uomo che aveva riscritto le leggi dell'universo, sapeva bene che il vero lascito di un individuo risiede nelle idee, non nella materia. La sua richiesta di essere cremato e di disperdere le sue ceneri era un segnale chiaro. Voleva essere ricordato per ciò che aveva creato con la sua mente, non per ciò che aveva lasciato dietro di sé come corpo fisico. E così, mentre il dibattito etico e scientifico continuava, una lezione emergeva da tutta questa storia. La grandezza di Albert Einstein non poteva essere intrappolata in un campione di cervello o in un'analisi scientifica. La sua mente era troppo vasta, troppo complessa per essere compresa attraverso metodi convenzionali. Alla fine, il cervello di Einstein non avrebbe mai potuto rivelare il vero segreto del suo genio, perché quel segreto risiedeva altrove, in un luogo che nessuna scienza avrebbe mai potuto raggiungere. Il mistero che continua, l'eredità di Einstein oltre la scienza. La storia del cervello di Albert Einstein è una delle vicende più affascinanti e controverse del mondo scientifico.
È una storia che mette in luce le complessità della mente umana, non solo dal punto di vista biologico, ma anche dal punto di vista etico, morale e sociale. Thomas Stoltz Harvey, l'uomo che per primo prelevò quel cervello senza autorizzazione, sperava di svelare i segreti della genialità attraverso l'analisi di quel prezioso organo. Eppure, nonostante decenni di studi e dibattiti, il mistero della mente di Einstein rimane intatto. Il cervello di Einstein non ci ha dato le risposte che molti speravano. Non ci ha rivelato alcun codice segreto per l'intelligenza straordinaria, né ha offerto una chiave per decifrare la sua mente visionaria. In fondo, ciò che questa vicenda ci ha insegnato è che il genio non può essere confinato a un singolo organo, né ridotto a una serie di campioni da analizzare sotto il microscopio. Il genio di Albert Einstein non risiedeva esclusivamente nelle pieghe del cervello, ma nell'incredibile connubio tra curiosità, creatività, dedizione e un senso profondo di meraviglia verso l'universo. Einstein era un uomo che non si limitava a guardare il mondo, ma lo vedeva in modi che nessun altro riusciva a immaginare. Questa capacità di vedere oltre il visibile, di chiedersi perché e di non fermarsi finché non trovava una risposta, è ciò che lo ha reso unico. Nessuna analisi scientifica potrà mai racchiudere questa essenza. La vicenda del cervello di Einstein ci lascia anche con una riflessione più ampia sulla scienza e sul suo rapporto con l'etica. La scienza ha il potere di spingerci oltre i confini della conoscenza, ma è essenziale che questo potere sia sempre guidato dal rispetto per la dignità umana. Il caso di Harvey e del cervello di Einstein ci ricorda che la ricerca della verità non può mai giustificare la violazione della volontà di una persona, soprattutto quando quella persona ha lasciato un'eredità così immensa e duratura. Oggi il cervello di Einstein è ancora diviso in piccoli frammenti, conservati in diverse località, e continua a suscitare curiosità e domande. Ma forse la lezione più importante che possiamo trarre da questa vicenda è che il vero lascito di Einstein non risiede nei suoi resti fisici, ma nel suo straordinario contributo alla scienza e all'umanità. La sua visione rivoluzionaria dello spazio e del tempo, la sua capacità di sfidare le convenzioni e di vedere il mondo sotto una nuova luce, sono ciò che lo rendono immortale. Il cervello di Einstein potrebbe essere stato sezionato e studiato, ma la sua mente, quella mente che ha cambiato per sempre il corso della storia della scienza, rimane un enigma che nessun bisturi potrà mai tagliare e nessuna lente potrà mai scrutare fino in fondo. E così, mentre il dibattito sulla moralità e sul significato di questa storia continuerà per molto tempo, noi possiamo solo guardare al cielo, ricordando ciò che Einstein ci ha insegnato, che l'universo è vasto, misterioso e meraviglioso, e che la vera grandezza non si misura con un microscopio, ma con la capacità di sognare e di vedere il mondo sotto una luce completamente nuova.